Perché la domanda con la quale concluderemo questo intervento dando una risposta, e guardate il dito come si muove, Winston ha preso Yes, vita yes, I'm looking propria, at adesso that. lo It looks tengo like a fermo. snake, I must say. Lo so. E questa. Cosa succede a un paese che ha una delle tassazioni maggiori del mondo, ha uno dei costi di energia maggiori del mondo e ha uno dei tassi di fertilità più bassi del mondo? Esso, questo paese, si deindustrializza, ovvero inizia a perdere piano piano all'inizio e poi sempre più velocemente la sua base industriale, che è la sua vera ricchezza. Sono ormai 22 mesi che la produzione industriale in questo paese sta crollando e vediamo gli effetti solamente per quanto riguarda il più grosso gruppo industriale italiano, ovvero quello della cosiddetta vecchia Fiat, che ha deciso di mollare tutti gli stabilimenti italiani, lo capisce anche un bambino. E sono innumerevoli le aziende che stanno chiudendo e che fanno domanda di cassa integrazione. Nel frattempo la Giorgia Colmelone è felice ed è contenta, dopo 22 mesi di crollo della produzione industriale di seguito, perché dai tempi di Garibaldi non si aveva una così grande crescita dell'occupazione. Ma se 1 più 1 fa 2, e 2 più 2 fa 4, e 3 per 3 fa 9, e vi risparmio tutta la tabellina che conosco a memoria, la domanda è questa. Come si fa ad avere un crollo della produzione con un aumento dell'occupazione? E la risposta è con un aumento della povertà, ovvero con salari miseri. E ricordo che la nostra capacità di acquisto di ogni singolo cittadino italiano è crollata dal 2019 a oggi, dopo Covid e 18.000 sanzioni contro la Federazione Russa per dare retta al padrone nordamericano. Vedrete cosa combinerà Donald Trump. Zero. Zero.